nel senso, no, questo è interessante perché questa esperienza ci deve rivelare delle cose uniche. Il nulla, nonostante tu quell'ambiente l'abbia già vissuto, improvvisamente ad un tratto scompare trasfigura tutto. totalmente. E questo è un altro elemento da ricercare, quindi il disorientamento. È tutto un fosso, questa parola è tutto un fosso che tu dici, è bellissimo perché a livello coreografico adesso tu dovrai pensarlo questo. Poi c'è invece quest'altra cosa che mi sono adagiato sulle radici. C'è stato questo attimo in cui, no, hai trovato come postura fisica, già ti poni in una situazione di totale, diciamo, accogli, no? Questa cosa. Sì, quando effettivamente mi sono disteso su quelle radici, mi sono sentito parte di quella natura che io prima osservavo. Nell'ambito dei cinque sensi ho avuto veramente la necessità di muovermi all'interno di questa radura in mezzo alla nebbia, perché questa nebbia sentivo che mi arrivava addosso, e questa voglia di essere allontanato, come se volessi sfuggire ma allo stesso tempo entrare. Allora, secondo me noi abbiamo tutti i caratteri di questa prima fase, che sono il sentiero, il fosso, l'adagiarsi, la nebbia, ma poi da qui c'è un'esperienza che è quella marina. Se si prendesse una penna e si tracciasse una linea ritta, costante. Un conto è farla in questo modo, un conto è farla ta 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 ta, ta, ta. Qual è il sentimento predominante? Libertà. Libertà totale. E come si rappresenta l'infinito con il corpo? Cioè questa libertà e questo essere all'infinito, no? Ma semplicemente aprire le braccia, percepire il vento che ti muove, e quindi questo per me diventa quasi un gesto dell'infinito, come se io forse questo rappresenta offrirsi totalmente alle immagini che appaiono, no? E visto che tra l'altro hai fatto l'esperienza duplice, quest'oggi è un mare calmo, c'è l'orizzonte, ieri eravamo sugli scogli, c'era una specie di mareggiata, quindi c'è qualche aspetto anche inquietante che fisicamente lo si può in qualche modo rappresentare. Ad esempio vedere delle case così a picco sulla scogliera ti fa capire col tempo quanto il mare possa effettivamente poi corrodere, no? Nella sua bellezza corrode alla fine tutte le strutture che l'uomo poi crea. Il discorso del trasferimento di peso è rappresentativo, l'apertura delle braccia, ci sono questi due elementi in più come concetto di apertura delle braccia. È molto simbolica in realtà, ti fa sentire un po' vicino agli uccelli, ai gabbiani sul mare. Quindi il discorso di lasciarsi con le braccia aperte guidare dal vento che smuove e da lì partire. Questo movimento ti porta poi a un discorso di scogli, il vento quasi ti porta a riequilibrarti, no? E da lì partire poi su un discorso che è del rettilineo, perché sei completamente sempre con lo scoglio, però è quello che è bello, perché hai i fossi, trovare il modo di partire in un discorso più di camminata molto semplice, che però deve stare molto, molto rigorosa, perché se no finisci sotto. Bene. Per quanto il mare possa essere mosso, nell'infinito è sempre piatto, cioè la linea nell'infinito è sempre rettilinea, non si vede sempre questa calma, questo rettilineo, questa simmetria che non muta. E poi c'è il discorso dell'essere adagiato. Se tu ti adagi su uno scoglio, come ti ho visto fare tra l'altro ieri, è di nuovo un discorso di lasciarsi, no? Andare